Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi continueremo nel proseguire con i nostri video natalizi. Come potete già vedere da ciò che vi sto mostrando, oggi ci dedicheremo ai nostri re magi. Io ho fatto già i primi due, così che mostrerò il terzo insieme a voi. Cosa faremo insieme a voi? Faremo l'ultimo dei tre re maggi. Come vedete ho già fatto la testa e il corpo. Vi metterò qui sotto in descrizione come fare il corpo e la testa. È lo stesso procedimento per cui ho usato quando ho fatto Maria e Giuseppe l'anno scorso quando ho fatto il presepe. Adesso la seconda parte del presepe prevede i miei tre re maggi, quindi metterò in descrizione questo link dove potete rivedere come fare il corpo e la testa. Adesso con voi ragazzi ciò che farò sarà semplicemente i dettagli del nostro re maggio. Ovviamente prima di iniziare il nostro tutorial ragazzi, io come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale, di lasciare un like ai video se vi sono piaciuti ragazzi e di commentare qui sotto nei commenti se volete qualcosa in particolare che io faccia per voi. Adesso continuerò facendo l'ultimo dei tre re magi e inizieremo a fare, come abbiamo detto, il copricapo e il mantello. Cosa ci occorre per il copricapo e il mantello? Sono i colori basici che abbiamo iniziato a fare il nostro corpo, ovvero il vestito del nostro re maggio, ovvero il bordeaux, e avremo bisogno del giallo per fare alcune rifiniture, ovviamente del nostro uncinetto e delle forbici e ovviamente un marcapunti per aiutarci ad indicare la fine e l'inizio del nostro giro, ovvero o l'inizio o la fine, dipende da voi dove mettete il marcapunti, se è l'ultima maglia oppure se la mettete nell'ultima maglia. Io normalmente la metto nell'ultima maglia che faccio, quindi iniziamo con il tutorial. Allora, con il colore bordeaux io ragazzi inizierò a fare il mantello del nostro re maggio, ovviamente col colore bordeaux, e inizierò il mio lavoro facendo delle catenelle, un totale di 19 catenelle. 1 2 3 4 5 6 7 8. Una volta fatte le nostre 19 catenelle, adesso faremo la lavorazione su 18 maglie basse, quindi 1 2 3, arriveremo fino all'ultima maglia, quindi avremo 18 maglie basse fino all'ultimo giro. Arrivate alle nostre 18 maglie ragazzi, adesso faremo altri 3 giri su 18 maglie basse, per un totale avremo 4 giri su 18 maglie basse. Una volta fatti i nostri 4 giri su 18 maglie basse, adesso io farò una catenella, giro del lavoro. Adesso nella prima maglia farò un aumento, 1 e 2, poi farò delle maglie basse centrali, arrivata all'ultima maglia farò un altro aumento, quindi farò un aumento iniziale e un aumento finale, quindi ci vediamo alla fine quando farò l'altro aumento. Eccoci qua, una volta arrivata nell'ultima maglia io farò un aumento. Una volta terminato il mio aumento farò sempre una catenella, girerò il lavoro e adesso non farò nessun aumento in questo giro, ma farò un giro solo di maglie basse. Quindi ci vediamo a fine giro quando avremo fatto solo un giro di maglie basse, quindi nessun aumento né all'inizio né alla fine. Una volta arrivata a fine giro farò una catenella, giro il lavoro. Adesso farò un altro giro di aumenti e farò un aumento iniziale, 1 2, poi
catenelle centrali e alla fine un altro aumento. Quindi ci vediamo alla fine del nostro giro quando arriveremo a fare l'altro aumento. Eccoci arrivati all'ultima maglia, farò 2 maglie basse nell'ultima maglia, una catenella, giro il lavoro. Adesso farò un giro solo di maglie basse, quindi ci vediamo alla fine dell'ultima maglia. Eccoci qua, una volta arrivati al giro dove abbiamo fatto solo maglie basse, adesso una catenella e giro il lavoro e proseguirò a fare di nuovo un altro aumento. Un aumento nella prima maglia bassa, 1 e 2, e poi andrò a fare un aumento nell'ultima maglia bassa. Quindi ci vediamo quando arriveremo all'ultima maglia bassa. Eccoci qua, arrivati all'ultima maglia faremo un aumento, 1 e 2. Adesso una catenella e faremo un altro giro di sole maglie basse, quindi senza nessun aumento. Quindi ci vediamo a fine giro quando avremo fatto un giro di sole maglie basse. Eccoci qua, fatte le nostre maglie basse, adesso facciamo l'ultimo giro di aumenti, perché a fine di questo giro dovrei avere, per la dimensione del mio remaggio, dovrei avere 26 maglie basse in totale con l'ultimo aumento che andremo a fare. Quindi arrivati a 26 maglie basse io mi fermerò con gli aumenti e poi lavorerò solo di lunghezza. Quindi andrò a fare quest'ultimo giro dove ho fatto già l'aumento iniziale e adesso sto andando nell'ultima maglia dove farò l'aumento finale. Ecco qua, l'aumento fatto, giro il lavoro e adesso, avendo 26 maglie basse e per il mio, visto che l'ho fatti anche gli altri due, ho fatto gli aumenti fino ad arrivare a 26 maglie basse e adesso io lavorerò solo in lunghezza per coprire ovviamente tutta la schiena del nostro remaggio. Quindi io andrò a lavorare adesso di lunghezza e andrò a fare circa 15-16 giri, perché ovviamente il nostro mantello dovrà anche un po' scendere oltre al corpo dei nostri remaggi, come potete vedere, ok? Quindi andrà a lavorare intorno ai 15-16 giri e ci vediamo qui una volta terminato il lavoro. Ovviamente gli ultimi giri alternerò mettendoci anche del colore senape, così che prenderò anche un po' del senape che ho fatto qui. Oppure, se volete, un'altra opzione, una volta fatto tutto di bordeaux, possiamo fare un giro nei dintorni con delle maglie bassissime, così da dare un tocco di senape al nostro mantello. Come preferite, così fate. Io forse opterò per la seconda opzione, quindi fare un giro nei dintorni. Adesso farò i miei 15 giri e ci vediamo una volta finiti i 15 giri. Una volta arrivati a fare i nostri 15 giri su 26 maglie basse, adesso ragazzi io, come ho detto, farò un giro intorno al nostro mantello con il colore senape, così da dare un piccolo contrasto dal bordeaux al senape, giusto per richiamare lo stesso colore che abbiamo usato per il vestito del nostro corpo. Quindi andrò ad inserire il senape e farò solo delle maglie bassissime, non andrò a fare le maglie basse, andrò a fare solo delle maglie bassissime per tutto il giro. Quindi prenderò il senape ed ecco qua,
e andrò a fare delle maglie bassissime per tutto il giro. Negli angoli ovviamente ne faremo 2. Eccoci qui, una volta arrivata a fine del giro taglio il filo e tiro fuori, e adesso andrò a nascondere queste 2 codine all'interno del nostro lavoro ed il nostro mantello sarà finito. E qua il nostro mantello è finito. Adesso cosa andremo a fare? Adesso andremo a fare il copricapo e la corona. Ovviamente ragazzi mi sono dimenticata di dirvi un piccolo particolare. Quando vi metterò sottostante il link dove avrò fatto il corpo di Maria e Giuseppe allo stesso modo, lì avrete anche lo schema di come fare le braccia del nostro remaggio. Quindi adesso con voi faremo il copricapo, la corona e ovviamente la barba, e metterò tutti i dettagli sul suo volto. Allora, per il copricapo, ciò che dobbiamo fare, perché dobbiamo andare a ricoprire tutta la testa, abbiamo fatto per la testa 6 giri dove ci siamo trovati 36 maglie basse totali e poi abbiamo iniziato a lavorare in lunghezza. Ed è lo stesso dobbiamo fare per il copricapo, quindi faremo 6 giri dove ogni giro avremo un aumento, e adesso lo vedremo insieme. Faremo il nostro anello magico e al suo interno faremo 6 maglie basse, 1, 2 e 6. Fatte le nostre 6 maglie basse all'interno del nostro cerchio magico, adesso faremo un giro di aumenti. In questo giro di aumenti avremo 12 maglie basse alla fine del nostro giro, quindi ci vediamo una volta raggiunti il marcapunti. Una volta arrivati al nostro giro con 12 maglie basse, adesso il terzo giro faremo una maglia bassa e un aumento. Facendo una maglia bassa ed un aumento avremo alla fine del nostro giro 18 maglie basse, quindi ci vediamo alla fine del giro raggiunti il marcapunti con 18 maglie basse. Una volta raggiunte le 18 maglie basse a fine lavoro, a fine giro, adesso faremo invece 2 maglie basse e un aumento. Facendo questo schema di 2 maglie basse ed un aumento avremo a fine giro 24 maglie basse, quindi ci vediamo alla fine del nostro giro con 24 maglie basse. A 24 maglie basse adesso facciamo un altro giro dove avremo 3 maglie basse, 1, 2 e 3, e poi successivamente un aumento. Faremo questo schema di 3 maglie basse ed un aumento per tutto il giro fino ad arrivare a 30 maglie basse alla fine del lavoro. Una volta arrivati all'ultima maglia abbiamo 30 maglie basse, adesso andremo a fare l'ultimo giro dove a questo punto invece di fare 4 maglie basse ed un aumento, per dare una forma più circolare al nostro copricapo andremo a fare 2 maglie basse, un aumento e 2 maglie basse, quindi l'aumento lo andremo a fare nel mezzo delle 2 maglie basse iniziale e finali, così che l'aumento è giusto centrale, così che abbiamo una forma circolare al nostro copricapo. Quindi faremo 1, 2, l'aumento e poi altre 2 maglie. Quindi invece di fare 4 maglie basse e un aumento tutte insieme, le dividiamo e nel mezzo facciamo l'aumento. Faremo questo per tutto il giro fino ad arrivare al marcapunti con 36 maglie basse, e ci fermeremo con questo giro di aumenti in quanto abbiamo raggiunto la forma circolare e la grandezza adatta per per la nostra testa. Quindi ci vediamo alla fine quando arriveremo al nostro marcapunti con 36 maglie basse. Eccoci qua, una volta finito il nostro sesto giro dove avremo 36 maglie basse, adesso andiamo a lavorare solo 24 maglie basse. 1, 2, 3, 4. Arrivati a 24 maglie basse, adesso faremo una catenella
giriamo il lavoro e adesso dobbiamo fare 5 giri solo su 24 maglie basse, 2, così da andare a formare il nostro copricapo. Quindi andiamo a fare solo 5 giri perché a noi serve solo giusto la parte del copricapo. Quindi andremo a fare 5 giri su 24 maglie basse. Ci vediamo una volta arrivati agli 5 giri. Ragazzi, una volta abbiamo finito i nostri giri, in totale ne ho fatti 8, quindi ne ho aggiunti altre 3 così da poter coprire tutta la parte della testa. Adesso andrò a fare un giro di maglie bassissime tutto intorno, giusto per allineare il contorno del nostro copricapo, e ci vediamo alla fine quando il lavoro è finito. Eccoci qua, la parte del nostro copricapo è finita, come potete vedere. Lascio un po' di spazio perché, come potete vedere dagli altri remaggi, praticamente noi abbiamo questo mantello, però il mantello ha la parte del collo un po' più rialzata che andremo a fare adesso, ok? Quindi la parte del collo. Per farla, ciò che ci occorre fare praticamente per fare quella parte rialzata del collo, sempre col colore bordeaux, faremo praticamente andremo a fare allora, io lavorerò con mezze maglie alte perché avendolo fatto già con delle maglie basse è venuto un effetto un po' troppo sottile e non penso che ne abbia bisogno, cioè allora per questa parte del collo che andrò a fare lavorerò con quest'altro remaggio con delle maglie mezze maglie alte perché già le ho fatte con delle maglie basse come prova e per me dovrebbe venire un po' leggermente più doppio così da coprire anche un po' il copricapo qua ed avere un effetto del collo un po' più largo. Quindi per questo motivo io farò la prova con voi e farò delle mezze maglie alte invece che delle maglie basse perché come avete visto con le maglie basse viene un po' troppo sottile. Quindi andrò a fare le mie 24 maglie basse, catenelle, 3 4 5 6 7 8 9 e 24. Adesso andiamo a fare 23 mezze maglie alte fino ad arrivare alla penultima perché poi nell'ultima dovremo fare un aumento, quindi ci vediamo insieme a quando arriviamo alla penultima maglia bassa, all'ultima catenella. Arrivati all'ultima io farò 3 maglie mezze maglie alte nell'ultima 1 perché poi andrò a girarmi sull'altro lavoro e continuerò a fare anche dall'altro lato tutte mezze maglie alte, quindi andrò a fare 1 2 e 3. Adesso andrò a fare fino alla fine, arrivando solo alla penultima, dovrando fare anche degli aumenti qui, a fare sempre mezze maglie alte. Quindi ci vediamo quando arriviamo all'ultima catenella dove insieme faremo l'aumento. Eccoci qua, arrivati all'ultima, ciò che farò è fare un aumento come ho fatto nell'altra parte, visto che nella prima già ho fatto una prima mezza maglia alta, ne andrò a fare solo altre 2 per completare le 3 fatte dall'altro lato. Andrò a chiudere il lavoro nella prima mezza maglia alta con una maglia bassissima, catenella ed eccoci qua. Nasconderò il filo ed eccoci qua. Il nostro lavoro è finito. Quindi ragazzi, con voi oggi concludo questo video dove insieme a voi ho fatto il mantello del nostro remaggio con il nostro colletto del mantello e ovviamente abbiamo fatto il copricapo. Ovviamente metteremo tutti questi pezzi insieme. Adesso vi lascio con questo video così
Ci vediamo al prossimo video dove avremo la seconda parte dove vi mostrerò i dettagli del volto, metteremo insieme tutti i pezzi ed ovviamente faremo la corona insieme. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi, lasciate un like se vi è piaciuto. Ovviamente vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale, in quanto sono tante le persone che vedono i miei video ma non sono ancora iscritti al mio canale, quindi perché non ora? Perché lasciate un like e iscrivetevi al mio canale. Ciao, al prossimo video.